Oggi comincia la Mostra di Venezia, la 75esima, e inizia con un film di un autore che, pur essendo molto giovane e avendo fatto solo 2 film, è nonostante questo uno dei miei autori preferiti. E per questa ragione sono particolarmente contento che lui esordisca alla Mostra di Venezia. In realtà non esordisce, perché già l'anno scorso aveva presentato un altro suo film. Sto parlando di Damien Chazelle, l'autore di Whiplash e di La La Land, che presenta alla mostra First Man, il primo uomo sulla Luna. Parlo di questo autore perché i 2 film precedenti sono 2 film particolarmente originali, particolari e soprattutto fatti in una maniera che dà un senso nuovo al cinema, con un coraggio e con una forza non indifferenti. Innanzitutto sono 2 storie vere, sono 2 storie che affondano le loro radici nella realtà e soprattutto parlano di artisti, parlano delle pene, dei drammi, delle fatiche, dei sogni infranti, dei desideri, delle lotte, delle disperazioni, delle depressioni, delle allegrie, delle follie degli artisti. E siccome io ritengo che tutti noi siamo degli artisti, cioè non solo coloro che intraprendono questa carriera, come io ho avuto la fortuna di fare e molti altri, ma anche molte altre persone sono degli artisti nel loro cuore, sono stati frustrati, non hanno avuto il coraggio di esprimere quello che avevano dentro. Tanto è vero che io credo che un artista vero sia capace di parlare agli spettatori, agli ascoltatori, perché sono artisti come lui, perché sono in grado di capire quella piccola, incredibile entità magica che fa sognare, che fa commuovere, che fa sorridere, che fa piangere, quella piccola cosa che uno riesce a trasmetterla proprio attraverso la sensibilità e l'attenzione degli ascoltatori e degli spettatori. E come io adesso che parlo con voi, sono sicuro che tutti quei pochi che mi apprezzano perché hanno qualcosa del mio piccolo cuore, qualcosa della mia anima dentro di loro. Ed io sono felice di poter non essere unico in maniera banale, ma di essere in comunicazione con tutti gli altri. Questa è la radice della solidarietà, è la radice della società, è la radice della verità di essere uomo. Quindi, tornando al film Whiplash, è la storia in particolare di un giovane che vuole essere un grande batterista, e per fare questo si impegna studiando in una scuola dove c'è un personaggio interpretato da un magistrale J.K. Simmons, che ha preso l'Oscar per questa interpretazione, che è il rappresentante puro del maestro Carogna, cioè di colui che ti fa sputare sangue letteralmente per avere un traguardo. E però questa dura lotta fra allievo e insegnante è una lotta che fortifica l'allievo, che dà all'allievo la forza e il coraggio di non arrendersi, di combattere, di riuscire. E tutto questo nel mondo dei suonatori di jazz e soprattutto nel mondo di coloro che studiano musica per diventare dei batteristi. Ora, non tutti forse sanno che il batterista, a mio giudizio, ma non solo a mio giudizio, ma anche quello di altri, in realtà è la colonna portante della band, cioè è colui che dà il ritmo alla band. È esattamente come il portiere per la squadra di calcio. Sembra un ruolo secondario, diciamo quasi marginale, nella squadra di calcio rispetto all'attaccante o nella band rispetto al frontman, al solista, ma in realtà è colui su cui tutto fa perno. E per fare questo occorre avere una dose di umiltà e di forza, di coraggio e quasi addirittura di saggezza, di capacità strategica per il portiere e di grande senso musicale per il batterista. Bene, questo ragazzo vuol fare il batterista, vuol farlo a tutti i costi, ma non riesce ad eccellere come pretende il suo insegnante, il terribile Fletcher. Addirittura lui giunge ad avere le mani sanguinanti per quanto cerca di suonare. Eppure ogni volta Fletcher non è soddisfatto, ogni volta Fletcher gli preferisce un altro, finché alla fine, in un crescendo straordinario, non vi dirò il finale,
non vi voglio rovinare questa cosa, ma il ragazzo cercherà disperatamente un'affermazione. L'altro film importante di Chazelle è La La Land. La La Land, mentre whiplash significa sferzata, frustrata, ed è la frustrazione che uno riceve, ma anche la frustata che uno dà suonando la batteria. La stessa cosa, cioè l'assolo di batteria tremendo. La stessa cosa, lo stesso significato sotto un altro aspetto ha, perché ogni volta usa questi termini, La La Land, che sarebbe il modo per dire Los Angeles, detto familiarmente LA. Quindi la è quasi una presa in giro, cioè è come dire quel paese chissà dove, la città dei sogni, la città delle stelle, ma la città delle favole, un luogo immaginario che non esiste, dove tutti vogliono andare e tutti vogliono avere successo. Bene, in questo film è proprio la storia, interpretato stupendamente da Ryan Gosling e soprattutto dalla favolosa Emma Thompson. Questo film è la storia di un'aspirante attrice e di nuovo, in questo caso un suonatore di jazz, ma in questo caso è un pianista, i quali cercano di emergere in questa città. Los Angeles ha 4 milioni e passi di abitanti, quindi farsi notare già come cittadini è una difficoltà. Pensate come artisti e pensate come star, quindi è estremamente difficile. Eppure loro si impegnano ed è di nuovo la lotta di due giovani artisti per cercare di affermarsi. Ed è una lotta che si incrocia anche con i loro destini, con la loro storia d'amore, prima di amicizia e poi, prima addirittura di solidarietà, poi di amicizia e poi d'amore. Ma la vita è ben altro. La vita non è soltanto tesa a un happy end, la vita ha anche altri risvolti improvvisi e particolari, e per riuscire ognuno deve compiere dei sacrifici. Forse non si incontreranno più, forse si incontreranno ancora. Non voglio dirvi il finale, ma c'è tutta questa forza, tutta questa ascesa, tutta questa ricerca di riuscire, ma non tanto per il successo di per se stesso, quanto per questa piccola luce che portiamo dentro e che vorremmo che oltre a rischiarare noi, rischiarasse anche gli altri. Proprio per queste ragioni, poi Damien Chazelle ha voluto fare First Man. È di nuovo la storia di un uomo che cerca addirittura di uscire dall'atmosfera terrestre, che cerca addirittura di raggiungere la Luna. Quindi, come vedete, ogni volta è la storia di qualcuno che, solitario e deciso, cerca di uscire, ma non dall'anonimato, cerca di uscire dal grigio della vita quotidiana, cerca di avere un sogno e di raggiungerlo. È quello che auguro a tutti voi. Grazie.